Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Imparare una lingua straniera solo attraverso libri di testo e grammatica può risultare un po' stancante, noioso, poco stimolante. Quello che sto dicendo è che bisognerebbe alternare questi momenti di studio intenso a momenti di relax. Quindi attività che sono ugualmente didattiche ma un po' più rilassanti, divertenti, come per esempio guardare film o serie TV. Ma proprio su questa questione ricevo sempre tantissime domande. Come posso davvero imparare con la visione di film e serie TV? Per quanto tempo al giorno devo guardarli? Posso attivare i sottotitoli? In quale lingua? Devo mettere pausa ogni volta che non capisco una parola? Devo riguardare una scena se non ho capito il senso di ciò che è stato detto? Devo prendere appunti durante o dopo la visione? Domande completamente legittime, a cui ho deciso di rispondere in questo video. Per poter sfruttare al meglio il potenziale di queste risorse, occorre conoscere il proprio livello nella lingua straniera, perché ogni livello ha i suoi propri punti di forza e punti un po' più deboli su cui bisogna concentrarsi di più. Però attenzione, prima di entrare nel dettaglio su come ogni persona dovrebbe lavorare per sfruttare film e serie TV e migliorare l'apprendimento di una lingua straniera, devo parlarti di un mezzo che ho trovato essere molto utile per questo tipo di apprendimento, e cioè LingoPie, lo sponsor di questo video. Si tratta di una piattaforma che offre moltissimi contenuti in lingue straniere: francese, italiano, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, giapponese, coreano, destinati proprio a tutti coloro i quali stanno imparando una o più lingue straniere. LingoPie ti dà la possibilità di immergerti completamente nei contenuti. Una volta che hai selezionato la lingua che stai imparando, avrai accesso a tantissimi contenuti proprio in quella lingua. Contenuti che vengono continuamente aggiornati di settimana in settimana. A differenza delle normali piattaforme di streaming, questa, come ti dicevo, è perfetta per lo studio. Ad esempio, offre sottotitoli interattivi. Ti basta cliccare, per esempio, sulla parola che non conosci per vederne subito la traduzione. Oppure puoi addirittura selezionare sottotitoli in due lingue, la tua e quella originale del video. Chiaramente puoi regolare tu la velocità del video e quindi farlo andare più lentamente se hai bisogno di più tempo per leggere. Oppure, fighissimo, puoi riascoltare automaticamente una frase semplicemente cliccando sull'apposito tasto e senza dover mettere pausa, tornare indietro. Inoltre, a lato trovi la trascrizione di tutto quello che viene detto e lì trovi già sottolineate alcune parole utili per il tuo livello e che ancora potresti non conoscere. Oppure puoi sempre cliccare tu stesso sulla parola che non conosci nei sottotitoli e aggiungerla direttamente alle tue flashcard. Poi, quando vuoi, puoi ripassare tutte le parole che hai salvato nelle flashcard e metterti alla prova con i quiz interattivi, che, e questa è una novità secondo me, includono anche gli esercizi di pronuncia. Cioè, la piattaforma ti dà anche un punteggio in base a come va la tua pronuncia. Tutto quello che devi fare è leggere, pronunciare la parola nel microfono. Se vuoi provare LingoPie come supporto per l'apprendimento dell'italiano o di qualsiasi altra lingua straniera, ti basterà cliccare sul link che trovi in descrizione. Essendo un Lernamico, riceverai una fantastica offerta. Cioè riceverai uno sconto del 55% e potrai provare LingoPie gratuitamente per 7 giorni. Cosa stai aspettando? Il link è in descrizione. Ma adesso vediamo un po' cosa dovrebbe fare un principiante per sfruttare al meglio film e serie TV per l'apprendimento di una lingua straniera. Allora, ci tengo a precisare che a un livello principiante non dovete mai dimenticare che lo studio della grammatica è fondamentale.
Quindi, film e serie TV a questo livello non sono sufficienti, devono essere un supporto allo studio mirato della grammatica attraverso libri, lezioni private. Anche perché, siamo sinceri, per poter apprezzare al 100% la visione servono delle conoscenze di base della grammatica e delle strutture fondamentali. Su cosa bisogna concentrarsi a questo livello? Sicuramente bisogna mantenere alta la propria motivazione, perché soprattutto a un livello principiante, quando si cominciano a vedere le prime difficoltà, i primi errori, si ha la voglia di mollare tutto. Ecco che quindi film, serie TV ci vengono in aiuto, perché sicuramente aiutano a riscoprire o a mantenere alta la propria motivazione e ci danno un buon motivo per continuare a lavorare sodo, e cioè riuscire con il tempo a godersi un film, una serie TV senza sottotitoli, quindi immergendosi completamente, riuscire a capire le battute e così via. Però questo deve essere l'obiettivo finale e per il momento, se siete principianti, i punti su cui concentrarvi per studiare in maniera interattiva e divertente attraverso film e serie TV devono essere la pronuncia, il ritmo della lingua e poche semplici parole. Per esempio, dovreste provare a riconoscere termini, espressioni che avete già incontrato in precedenza e imitarne la pronuncia. Magari mettete pausa, leggete i sottotitoli, individuate la parola e provate a pronunciarla più volte. Poi fate ripartire la scena e ascoltate come viene pronunciata dagli attori madrelingua. Quindi mettete di nuovo pausa e ripetetela come l'avete sentita, più e più volte. Questo metodo è perfetto soprattutto per quelle parole che pensate possano tornarvi utili nella vita di tutti i giorni o nel vostro percorso di apprendimento e che quindi devono rimanervi bene nella mente. E Lingopie, come vi dicevo prima, è un ottimo supporto in questo senso perché già individua le parole utili per il vostro livello, quindi già le troverete sottolineate e potete rendervi conto di quelle che già conoscete e quelle invece che vi conviene imparare. Inoltre all'inizio vi suggerisco di scegliere film, serie TV pensati appositamente per chi sta imparando quella lingua, perché ovviamente il tipo di parole usate, di strutture usate sono più appropriati per il vostro livello. Oppure un'altra alternativa potrebbero essere i cartoni animati, che non a tutti piacciono, per qualcuno possono essere noiosi, ma se invece li trovate divertenti potete dar loro una possibilità, perché generalmente le frasi sono più semplici, la pronuncia è più chiara e quindi questo può aiutare il vostro apprendimento. Inoltre, un altro mio suggerimento è quello di guardare 2 volte lo stesso episodio o lo stesso film. La prima volta con sottotitoli in 2 lingue, la vostra lingua madre e la lingua originale. E la seconda volta solo con sottotitoli nella lingua che state apprendendo, così da concentrarvi solo su quella, perché ormai la storia la conoscete, potete leggere bene i sottotitoli e notare delle frasi interessanti, delle strutture che volete memorizzare, delle parole che volete ricordare. Se poi avete tempo e il film o l'episodio è veramente bello, potete guardarlo anche una terza volta senza sottotitoli solo per un'immersione totale. Giunti invece a un livello intermedio, qui bisogna concentrarsi su imparare intere frasi e scoprire come vengono utilizzate in contesto. Infatti, una volta imparata la frase, potete concentrarvi sulla sintassi, sulla struttura, sulla grammatica, sulle espressioni fisse che potrebbero esservi utili, oltre a qualche parola un po' più specifica che ancora non conoscete. A questo livello non ci sono scuse, dovreste utilizzare solo sottotitoli in lingua originale.
sfruttando risorse come Lingopie potete sempre cliccare sulla parola che non conoscete e scoprire la traduzione di quella parola soltanto. Ora, cosa fare a un livello intermedio? Ci sono due metodi, in base al vostro tempo libero, in base al momento della giornata, in base alla vostra energia. Un approccio qualitativo e un approccio quantitativo. L'approccio qualitativo è quello un po' più serio. Dovreste selezionare solo una scena, una parte del film, circa 10 minuti, e lavorare attivamente su quella. Quindi ascoltare, mettere pausa, segnarvi tutte le parole o le strutture che non conoscete e poi riguardare la scena e sforzarvi di ripetere frasi intere con la stessa pronuncia dell'attore nel video, lo stesso accento, la stessa intonazione. E potete ripetere fino a quando veramente la vostra voce calzerà perfettamente con quella originale del video. Fatto questo, potete godervi ancora una volta l'intera scena, quindi farla ripartire senza sottotitoli e solo ascoltarla, immergervi completamente. Ora che finalmente sapete tutto quello che viene detto. E poi c'è l'approccio quantitativo, che è sicuramente una visione più rilassata, però allo stesso tempo ha un'immersione maggiore da subito. Perfetta per quando siete più stanchi e quindi non avete energie per scrivere, per parlare. Quindi date un'occhiata a tutte le possibilità che avete tra film, serie TV, documentari e quant'altro. Selezionate quello che più vi piace, quello che più volete guardare in quel momento, fatelo partire e basta. Guardatelo senza soffermarvi troppo sui dettagli, senza mettere pausa ogni volta che non capite qualcosa o che c'è una parola che non conoscete. Cercate solo di cogliere il senso generale. Poi un altro esercizio che potete fare è raccontare a voi stessi ad alta voce, in lingua straniera, cosa avete appena visto o cosa è appena successo nella scena, anche quando non avete capito perfettamente. In questo modo vi abituerete a raccontare con le vostre parole e a discutere di film qualora dovesse venir fuori questo argomento durante una conversazione. Non è importante se non vi ricordate una parola in particolare, potete sfruttare altre parole per descrivere quello che volete dire. Fidatevi, è un ottimo esercizio. Se invece siete a un livello avanzato, allora sicuramente comprenderete la maggior parte di quello che viene detto nel film, nella serie TV. Si parla di una comprensione all'80-85%, anche 90%. Quindi qui l'obiettivo è sicuramente l'immersione totale, l'assimilazione di vocaboli più specifici, di nicchia, ma anche di espressioni colloquiali, informali, modi di dire, battute, per parlare come un vero madrelingua. Qui la sfida sta nel togliere completamente i sottotitoli e quindi godervi completamente un film, una serie TV. Anche a questo livello potete cimentarvi con lo shadowing di cui vi parlavo prima, cioè la tecnica di ripetere le frasi che vengono dette nel video con la stessa intonazione, la stessa pronuncia. Ma ovviamente sta a voi scegliere film o dialoghi più complessi. E anche il trucco di parlare da soli di quello che avete appena visto rimane valido qui. Magari potrete anche registrarvi mentre parlate, perché a questo punto, se vi riascoltate, dovreste essere in grado di individuare e correggere i vostri stessi errori. Mettetevi alla prova. E voi conoscevate tutti questi trucchi? Spero di esservi stata utile, spero che adesso possiate sfruttare risorse divertenti come film e serie TV per
studiare in maniera più interattiva e dinamica. Se invece siete curiosi di scoprire qualcosa che ancora non conoscete sulle regioni italiane, vi consiglio di guardare il video dedicato alle curiosità regione per regione. Sono certa che imparerete almeno una cosa in più, una cosa nuova. E come sempre potete trovare questo video qui in alto nella card o giù in descrizione. Non dimenticate invece di passare dal nostro sito lernamo.com se cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana e di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi alla newsletter per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale YouTube, oltre a lasciare un mi piace al video se lo avete trovato utile. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.